Per quasi 1000 anni, 3 potenze diverse tentarono di copiarla e fallirono. Mitridate del Ponto equipaggiò le sue truppe con le stesse armi. Pirro studiò le loro formazioni per anni. I Galli imitarono la loro metallurgia pezzo per pezzo. Non bastò. E la domanda che quasi nessun documentario si è mai posto con onestà è questa: perché? Cosa aveva la legione romana che nessun altro esercito del mondo antico riuscì mai a replicare? Dimenticate i mantelli rossi e l'acciaio specchiato del cinema. Quella è la patina di romanticismo stesa su una realtà che era in verità molto più simile a una catena di montaggio industriale che a un poema epico. Roma non ha costruito un impero basandosi sul coraggio dei suoi uomini. Lo ha costruito sulle costanti. E quel processo che sto per mostrarvi è la cosa più inquietante e più affascinante che abbiate mai sentito sulla storia militare antica. Se guardate un legionario del I secolo d.C., non state guardando un guerriero, state guardando una cellula di un organismo cibernetico di carne e cuoio. Questa non è la storia di battaglie gloriose. È un'analisi forense di un sistema da guerra che operava con la freddezza di una multinazionale moderna e la precisione di un algoritmo. Roma non vinceva perché i suoi uomini erano più alti o più forti, spesso erano più bassi e denutriti rispetto ai loro avversari celtici o germanici. Vinceva perché aveva trasformato la violenza in una scienza logistica. Entriamo nel laboratorio. Spogliamo il mito. Ciò che resta è un sistema di ingegneria sociale e militare che non ammetteva l'errore umano. Il primo modulo era il materiale grezzo, l'uomo. La probatio non era un semplice arruolamento, era un audit biologico. Il reclutatore romano non cercava l'eroe che voleva distinguersi, ma il componente che poteva essere integrato nel sistema. Venivano analizzati i polmoni, la vista, la resistenza alla fatica cronica. Una volta superata la selezione, l'individuo cessava di esistere come tale. Veniva riprogrammato attraverso la disciplina, un termine che per noi oggi evoca semplice ordine, ma che per un romano significava la completa sottomissione della volontà individuale alla meccanica del gruppo. Immaginate il rumore, non il silenzio dei musei, ma il clangore costante di una fabbrica a cielo aperto. Il legionario medio portava su di sé circa 30 kg di equipaggiamento, ma non chiamatelo zaino, era la sarcina. In essa non c'erano solo armi, ma gli strumenti per rimodellare il paesaggio. Una vanga, una scure, una falce, una razione di grano per 15 giorni, i pila muraria per le fortificazioni. Il legionario era, prima di tutto, un operaio specializzato nella distruzione e nella ricostruzione del terreno. L'efficienza sistemica di Roma partiva dal basso, dai piedi. Mentre i guerrieri barbari marciavano in formazioni disordinate su terreni fangosi, perdendo energia a ogni passo, il legionario romano si muoveva su una rete neurale di pietra. Le strade, la via Appia, la via Flaminia, la via Claudia Augusta, non erano percorsi commerciali. Erano i cavi in fibra ottica dell'antichità, progettati per il trasferimento rapido di forze e rifornimenti. Su strade consolari e in condizioni ottimali, una legione poteva spostarsi a 30 km al giorno, ogni giorno, con una precisione cronometrica che annullava le distanze. Primo dato freddo. La velocità di crociera logistica di Roma era superiore a qualsiasi esercito fino all'avvento delle ferrovie nel XIX secolo. Ma la vera anatomia della superiorità risiede nel castrum. Ogni singola notte, dopo una marcia estenuante, la legione non si limitava a dormire. Costruiva una città. Il castrum era un protocollo di sicurezza standardizzato, identico dai deserti della Giudea alle foreste della Britannia. Se un soldato veniva svegliato nel cuore della notte da un attacco nemico, sapeva esattamente dove si trovava la sua centuria, dove erano le munizioni e quale fosse l'uscita, perché la geometria del campo non cambiava mai. Il nemico non si scontrava contro uomini stanchi, si scontrava contro una fortezza sorta dal nulla in 3 ore. Analizziamo l'hardware con occhio ingegneristico. Il pilum non è una lancia, è un capolavoro di design a obsolescenza programmata. La punta era in acciaio temperato, ma il collo della lancia era di ferro dolce, non temprato.
Nel momento dell'impatto contro lo scudo nemico, il peso dell'asta faceva piegare il collo di ferro morbido. Lo scudo diventava inutilizzabile, appesantito da un proiettile che non poteva essere estratto né rilanciato. In un colpo solo il progetto romano neutralizzava la principale difesa dell'avversario prima ancora che le lame si incrociassero. Nessun onore cavalleresco, pura efficienza cinetica. E poi il Gladius Hispaniensis. Corto, tozzo, apparentemente insignificante rispetto alle lunghe spade dei Galli. Ma in una mischia serrata, dove lo spazio vitale è ridotto a pochi centimetri, la spada lunga è un intralcio. Il gladio è un bisturi. Progettato per l'affondo, non per il fendente. La medicina forense ci dice che una ferita da punta di soli 5 centimetri nell'addome era quasi sempre letale. Roma non cercava lo scontro spettacolare, cercava l'amputazione sistematica delle capacità vitali del nemico. Ogni movimento ridotto al minimo dispendio energetico per il massimo risultato biologico. Il sistema però non era fatto solo di metallo e pietra. Il suo lubrificante era la burocrazia. Ogni legione aveva una officium, una cancelleria che teneva traccia di ogni grammo di grano, di ogni chiodo per i calzari, di ogni soldato malato. Se una coorte perdeva il 10% degli effettivi, il protocollo lo registrava e attivava i rimpiazzi. Mentre i capi tribù nemici dovevano negoziare con ogni singolo guerriero per tenere unito l'esercito, lo Stato romano gestiva i suoi soldati come asset in un bilancio contabile. Il calcolo delle calorie era un'altra metrica clinica. Il legionario consumava circa 3.500 calorie al giorno, derivanti da cereali, grasso di maiale e posca, vino acetato diluito in acqua. La posca non era solo una bevanda, era un agente antibatterico che rendeva potabile l'acqua di paludi e fiumi, abbattendo drasticamente le perdite per dissenteria, il vero killer degli eserciti antichi. Per vincere una guerra lunga non bastava un generale brillante. Servivano chimici e nutrizionisti ante litteram. Il protocollo di combattimento non era scritto su carta, ma inciso nei muscoli attraverso la ripetizione ossessiva. Il signifer, l'uomo che portava l'insegna, non era un elemento decorativo, era il punto di riferimento visivo e acustico in un ambiente caotico. In un'epoca senza radio, il sistema di comunicazione si basava sulla sinergia tra i segnali dei corni e i movimenti delle insegne. L'unità poteva passare dalla colonna di marcia alla testudo o al cuneo in pochi secondi, sotto una pioggia di frecce, seguendo un codice di segnali predefiniti. Era, a tutti gli effetti, un linguaggio di programmazione applicato alla fanteria. Ma c'è qualcosa che questa perfezione non riusciva a risolvere. E quello che sta per arrivare è il dettaglio che i libri di scuola non vi hanno mai raccontato. Perché quando il sistema più efficiente mai costruito dall'uomo incontra un territorio che rifiuta la geometria, succede qualcosa di molto più interessante di una semplice sconfitta. Immaginate di essere un legionario della 17ª legione nel cuore della foresta di Teutoburgo. Non c'è gloria qui, solo un errore di calcolo sistemico. La lorica segmentata, quel capolavoro di ingegneria modulare che vi proteggeva dai fendenti nelle pianure aperte, è diventata una trappola termica. Il ferro assorbe l'umidità della selva germanica. Il cuoio delle cinghie si gonfia e marcisce, premendo contro la carne irritata. Il peso dei 30 kg di equipaggiamento non è più una risorsa logistica. È un'ancora che vi trascina nel fango profondo tra le radici degli alberi. Sentite l'odore. Non è l'incenso dei templi romani. È il lezzo dolciastro della cancrena che si fa strada sotto le bende sporche di aceto, mescolato al tanfo di migliaia di corpi che non si lavano da settimane. Sentite il suono, non il ritmo cadenzato dei calzari sulle pietre della via Appia, ma il silenzio innaturale della foresta, spezzato da grida che vengono da ogni direzione senza una fonte identificabile. La psicologia del soldato in questo scenario non è alimentata dal patriottismo, ma da una forma estrema di condizionamento operante. Il sacramentum, il giuramento militare, non era una promessa d'onore. Era un contratto vincolante che trasformava la diserzione in un crimine contro l'ordine naturale dell'universo. Ma sotto la pioggia battente, quando le linee di comunicazione si spezzano e il signifer cade, il firewall mentale della disciplina comincia a cedere.
Il collasso non avviene per un colpo di spada, avviene per attrito. Il sistema era progettato per una guerra simmetrica, una danza di quadrati e rettangoli su un piano euclideo. Quando il nemico rifiuta la geometria, quando attacca dai fianchi su un terreno che non permette la formazione della testudo, l'organismo va in sovraccarico. I soldati addestrati a funzionare solo come parte di un'unità coesa si ritrovano isolati. Un legionario romano da solo è vulnerabile. È una cellula separata dall'organismo, priva di funzione autonoma. Continuano a cercare di serrare i ranghi mentre il fango e gli alberi impediscono ogni movimento coordinato. È un errore di sistema, un crash del software tattico di fronte a un virus biologico chiamato guerriglia. Entriamo nella fase del verdetto. Perché nessuno riuscì a copiare la legione? La risposta è brutale nella sua semplicità. Perché nessuno era disposto a pagare il costo sociale ed economico per mantenere il sistema operativo. Copiare il Gladius era facile, copiare la Lorica era una questione di metallurgia. Ma copiare la struttura burocratica, che permetteva a un soldato di ricevere la sua paga, il suo grano e i suoi chiodi per i calzari a 1000 chilometri di distanza da Roma, richiedeva un'infrastruttura statale che il resto del mondo non possedeva e non era in grado di costruire. Il fallimento dei tentativi di imitazione, da Mitridate ai re numidi, risiedeva nell'illusione che la forza della legione fosse nell'equipaggiamento. Non lo era. Era nel sistema di auditing costante. Roma trattava la guerra come una gestione patrimoniale. Se una battaglia veniva persa, il sistema non cercava un nuovo eroe. Cercava di capire quale processo logistico avesse fallito. La verità che la storiografia tradizionale spesso omette è che la legione non era un esercito di guerrieri. Era un esercito di contabili armati. Chi pagò il prezzo di questa efficienza? Il verdetto è chiaro. Il cittadino soldato, trasformato in un asset ammortizzabile. Con il passare dei secoli, il sistema divenne troppo pesante per il suo stesso creatore. Il costo di manutenzione delle frontiere prosciugò il tesoro imperiale, portando a inflazione galoppante e svalutazione della moneta. La legione, nata per proteggere l'economia romana, finì per divorarla dall'interno con la stessa sistematica precisione con cui aveva divorato i nemici di Roma per secoli. C'è però un'altra dimensione che quasi nessuno analizza e che rivela quanto la struttura legionaria fosse non solo un'invenzione militare, ma un modello di controllo sociale senza precedenti nell'antichità. Il sacramentum creava un'identità collettiva così profonda da sostituire quella familiare e tribale. Il legionario non apparteneva più alla sua città, alla sua gens, alla sua classe sociale. Apparteneva alla legione, uno stato dentro lo stato, con le sue leggi, le sue punizioni e la sua gerarchia autonoma. Quando i barbari infine varcarono i confini, trovarono un modello istituzionale così radicato che sopravvisse, sotto forme diverse, per secoli. Nelle milizie medievali, nelle corti reali, negli eserciti della modernità. La decimatio è forse l'esempio più feroce di questo controllo. Quando una corte si dimostrava codarda o si ammutinava, veniva decimata nel senso letterale. Ogni 10 soldati, uno veniva estratto a sorte e ucciso dai propri commilitoni, con bastoni e pietre. Non dal nemico, dai propri compagni. Non era una punizione per eliminare i vigliacchi, la scelta era casuale. Era una punizione per terrorizzare ogni singolo individuo dell'unità. Il messaggio era chirurgico. La tua sopravvivenza non dipende dal tuo coraggio individuale, ma dalla performance collettiva del gruppo. La legione trasformava la paura in coesione, un sistema di incentivi negativi così potente da rendere il tradimento psicologicamente impossibile per la maggior parte degli uomini. Quando i barbari infine varcarono i confini, non trovarono una struttura superiore. Trovarono un sistema in bancarotta che non poteva più permettersi i pezzi di ricambio. Le legioni dell'ultimo periodo imperiale erano composte in larga parte dagli stessi barbari che Roma aveva combattuto per secoli: Visigoti, Franchi, Alemanni arruolati come foederati. Non per lungimiranza, ma perché il costo di formare un cittadino romano dalla probatio fino alla prima linea
era diventato insostenibile. Il sistema si autoprivava dei suoi componenti originali e li sostituiva con parti non standardizzate, incompatibili con il codice della disciplina romana. Quando il codice non reggeva più il peso, il sistema si spense. Hollywood vi vende l'eroe in tunica rossa perché la realtà è troppo scomoda. La legione romana è l'antenata diretta della corporazione moderna e del complesso militare industriale. È la prova che l'organizzazione può schiacciare il talento individuale, che la logistica vince sull'eroismo e che un sistema perfetto è destinato a crollare sotto il peso della propria inflessibilità, nel momento in cui il mondo smette di seguire le sue regole. Oggi viviamo in un mondo ancora modellato da quella logica. Standardizzazione, protocolli globali, l'individuo ridotto a una metrica di produttività. Guardiamo i resti dei castra romani e pensiamo a una civiltà perduta, senza renderci conto che stiamo ancora marciando sulle loro strade, usando i loro codici, prigionieri della stessa efficienza clinica che ha costruito e poi distrutto il più grande impero della storia. La verità è stata sepolta sotto strati di romanticismo e polvere di marmo. Ma i dati forensi non mentono. La legione non è mai stata sconfitta da un nemico esterno. È stata dismessa quando il costo della sua esistenza ha superato il valore del suo output. Se siete arrivati fino a qui, avete già capito che questo canale non racconta la storia come ve l'hanno insegnata. E allora fateci sapere nei commenti. C'è un aspetto della legione che vi ha lasciato senza parole? Un dettaglio che non vi aspettavate? Scrivetelo. Davvero. Non per il solito bel video, ma perché le vostre riflessioni rendono questa comunità più interessante di qualsiasi algoritmo. E se volete condividere qualcosa di voi stessi, un aneddoto, una passione per Roma, una domanda rimasta aperta, questo è il posto giusto per farlo. La storia si capisce meglio quando si parla insieme. E se volete continuare a scavare con noi sotto la superficie del mito, iscrivetevi a Storia Nascosta Ufficiale. Non troverete eroi in tunica rossa. Troverete la verità, quella scomoda, quella precisa, quella che nessuno vi aveva raccontato prima. Ci vediamo nel prossimo viaggio.